C'è chi a colazione si accontenta di yogurt, frutta e una tazza di tè e chi invece preferisce una colazione dei campioni lungo la strada. Nel terzo giorno di viaggio in Armenia mi sposto a sud, nelle province di Ararat e Vajozor. La provincia di Ararat è un territorio pianeggiante ricco di coltivazioni e serre. La maggior parte della frutta e della verdura consumata in Armenia proviene proprio da questa provincia. La restante parte viene invece importata dall'Iran. La mattina inizia con la visita del monastero Khor Virap, che in lingua armena significa pozzo profondo, in quanto in quest'area erano presenti pozzi profondi all'interno dei quali venivano rinchiusi prigionieri. La ragione della sua importanza non risiede nell'aspetto architettonico, bensì nel suo profondo valore religioso. Secondo la leggenda, il re Tiridate III tenne qui prigioniero Gregorio l'Illuminatore per ben 13 anni, al fine di dissuaderlo dalla fede cristiana. Dopo essere miracolosamente sopravvissuto e aver guarito il re da una grave malattia cutanea, nel 301 a.C. il re Tiridate III si convertì al cristianesimo e decretò la cristianità del popolo armeno. Sopra il pozzo venne in seguito eretta una cappella in calcare bianco per custodire quello che viene considerato il martirium del santo, il luogo così caro agli armeni. Il monastero Khor Virap è il punto dell'Armenia più vicino al monte Ararat. Purtroppo anche questa mattina i turchi devono essersi alzati molto presto perché il monte è nascosto da una fitta foschia. Il monastero è collocato a così breve distanza dal confine con la Turchia che dalle sue mura è possibile osservare il recinto di filo spinato presidiato da installazioni militari. La bandiera armena consiste di un tricolore a bande orizzontali. Il rosso simboleggia il sangue versato dagli armeni per difendere il loro paese. Il blu richiama il cielo e il desiderio di pace. Il giallo rappresenta il sole, le albicocche e la forza del popolo armeno. La condizione delle strade armene non è in generale ottimale. Dopo più di un decennio di trascuratezza da parte dei governi passati, sono ultimamente stati avviati importanti lavori di rifacimento del manto stradale in molte aree del paese. Data la sua modesta estensione, in Armenia non ci sono autostrade. È però in costruzione una superstrada che, attraversando il paese da nord a sud, permetterà il collegamento tra Georgia e Iran. Da tranquilla strada di recente deposizione che attraversa una rigogliosa pianura, si passa quindi improvvisamente a un ampio stradone ghiaiato e dissestato con buche e mezzi pesanti che si spostano senza curarsi del traffico. Lungo il tragitto faccio una sosta nella singolare Surenavan. In questa città, infatti, ogni singolo palo o traliccio è sormontato da un enorme nido abitato da cicogne. A eccezione di Yerevan, le città armene sono per lo più grandi villaggi con vecchie case grigie dal tetto in Eternit e pannelli solari. Entrando la provincia dell'Ovayozor, il paesaggio diviene decisamente montuoso e aspro, con profondi pendii sul fondo dei quali è facile scorgere vecchie carcasse di auto precipitate.
La spettacolare strada che conduce al monastero è un tortuoso canyon immerso nella vegetazione e delimitato da alte montagne di colore rosso che caratterizzano questa specifica area del territorio. Il monastero Noravank, o monastero nuovo, risale al XIII secolo ed è posto in posizione isolata e attorniato da pareti di roccia rossastra che discendono a picco verso la valle. Per la bellezza architettonica e il magnifico paesaggio che è possibile ammirare, Noravank è senza dubbio un monastero da non perdere in un viaggio in Armenia. Sulle pareti interne ed esterne delle costruzioni sono incastonati meravigliosi khachkaj e si possono osservare numerose croci armene incise dai pellegrini che negli anni hanno visitato questo luogo. I complessi monastici armeni si compongono di 3 chiese con struttura architettonica caratteristica in ogni periodo storico. Solitamente una chiesa viene dedicata alla Madre di Dio, una a San Gregorio l'Illuminatore e la terza è dedicata a uno degli Apostoli. All'inizio della via che conduce al monastero si trova l'Arpa Parnas, un bellissimo agriturismo dove è possibile degustare vini locali e vino di melograno, accompagnati da pane lavash e formaggio. In prossimità dell'agriturismo si trova il sito archeologico di Areni, dove sono state ritrovate testimonianze antiche di più di 6.000 anni di sale dedicate alla vinificazione e alla conservazione del vino. In queste grotte sono stati riscoperti i più antichi resti di vinaccioli e di attività di vinificazione della storia. La serata si conclude nella meravigliosa piazza Repubblica a Yerevan. Dalle ore 20 alle ore 22, la fontana antistante il museo di storia si anima di giochi d'acqua colorati che sembrano ballerini che si muovono a tempo di musica. Semplicemente incantevole.